Buongiorno e bentrovati a questo filmato. Come sapete sto costruendo questo assieme, ho costruito le prime due parti e poi ho iniziato la costruzione di questa parte qui che è il blocco motore che vedete e l'ho terminata e questo è il blocco motore costruito per il filmato. Questo viceversa è il blocco motore con i dati con i quali è stato fatto questa proiezione ortogonale che è la proiezione con la quale ho costruito il pezzo per il filmato. Finito di costruire il pezzo del filmato, sono andato a confrontare questi due oggetti. In che modo sono andato a confrontarli? Superficie e volume. Se hanno la stessa superficie e lo stesso volume, vuol dire che i due pezzi sono uguali. Come si fa a calcolare superficie e volume? E volendo anche la massa nel momento in cui hanno lo stesso materiale. Allora, superficie e volume si possono controllare in questa maniera qui, con le proprietà, tramite le proprietà fisiche. Il materiale è un acciaio, teniamocelo a memoria e facciamo un aggiorna. Queste sono le proprietà di area, di volume, se vogliamo anche di massa dell'oggetto che ho creato per il filmato. Siccome le devo confrontare con le analoghe proprietà di quest'altro oggetto, che è quello con cui invece sono state fatte le proiezioni ortogonali, e siccome questa finestra non rimane lì, ne faccio una fotografia. Quindi con lo strumento di cattura di Windows vado a fare la fotografia delle proprietà di area e volume e anche materiale, quindi massa, dell'oggetto costruito per il filmato, il blocco motore per il filmato. Mettiamolo un attimo a cavallo delle due finestre, qui chiudiamo e qui facciamo subito la stessa richiesta di proprietà, calcolo di proprietà fisiche, è lo stesso materiale acciaio, la stessa densità, quindi faccio un bel aggiorno e adesso questo me lo tengo aperto, quest'altro me lo ritrascino qua e vado a controllare che i due siano uguali. Facendo questo controllo mi sono accorto che vabbè, la massa è la stessa, ma l'area del pezzo fatto per il filmato è 10,053 mm² e 10,078 mm², 10.000. E analogamente per il volume siamo a 26,262 e 26,230. Quindi ci sono una ventina, trentina di millimetri quadrati di millimetri cubi di differenza. Accetto questa differenza o mi viene il dubbio che ci sia qualche problema? A me sostanzialmente viene il dubbio che ci sia qualche problema perché è una differenza troppo grossa per entrare negli errori dovuti alla modellazione, peraltro errori che se fa su un pezzo fa anche nell'altro. Quindi questa differenza è dovuta a una differenza dei due pezzi. Chiudo. È sparita la foto delle proprietà che sposto in un altro video. Come faccio a trovare dove sta l'errore? Allora, il sistema che si può usare in Inventor è quello di fare un'operazione booleana fra i due solidi, fare una differenza fra i due solidi se la differenza del primo meno il secondo e anche del secondo meno il primo sono nulle, cioè non danno materiale, vuol dire che i due solidi sono uguali. Se viceversa una di queste due differenze, ripeto, questo meno questo e questo meno questo, una delle due dà delle differenze, dà del materiale, lì è la differenza fra i due oggetti. Ora, beccare una differenza tra questi due solidi che sono fatti con una marea di cavità all'interno, cavità cieche, filettate, passanti, di tutti i tipi, filettate cieche, eccetera, eccetera, è un po' un'impresa difficile. Quindi mi affido a una procedura che utilizza tre comandi quasi mai usati in modellazione e che sono deriva e combina, insieme poi al comando sposta corpi che mi permette quando li combino di sovrapporli perfettamente. Allora, per usare deriva devo caricarmi, scusate, un nuovo file di parte e lo faccio subito, ISO millimetri. Su questo nuovo file di parte vado a derivare, cioè a inserire il blocco motore originario, questo, lo inserisco e do l'ok e vado ad inserire, sempre deriva, il blocco motore fatto per il filmato, che è questo, e do l'ok, apri, e do l'ok.
E qui succede che per poterli sottrarre o sommare, comunque sottrarre, qualcosa devo fargli perché li devo far coincidere, altrimenti in questa maniera sicuramente darebbero tutte e due operazioni con risultati, ma non è l'operazione che mi permette di verificare, fatta così con i soldi in questa maniera, che mi permette di verificare la loro differenza. Per verificare la loro differenza li devo far combaciare l'uno sull'altro. Allora qui entra in gioco il comando sposta corpi. Allora, per prima cosa facciamo una rotazione di questo e la facciamo attorno all'asse X. L'asse è l'asse X. 90 positivo no, ma 90 negativo o 270 mi permettono di atteggiarli con superfici che in qualche maniera sono orientate tutte allo stesso modo, no? In qualche maniera, che sono orientate tutte nello stesso modo, però ancora i pezzi non possono essere sovrapposti. Beh, incominciamo a dargli un'applica. Posso farlo anche con un passaggio solo tutto questo spostamento, però io adesso lo faccio in due passaggi, uno per la rotazione e l'altro per il movimento. Allora, per il movimento quello che devo fare è misurare quanto sono tra di loro spostati e facendo la misura per questi due spigoli ottengo che c'è una differenza su y di 30 mm e c'è una differenza su x di 5 mm. Quindi vado a fare due spostamenti su x di 5, sarà negativo molto probabilmente, di questo corpo ovviamente. E vedete che si è portato in x nella posizione corretta e su y di 30, anche questo penso sarà negativo, meno 30, e vedete che da viola è passato nella posizione verde e la posizione verde, come con gli spigoli tutti verdi, è la posizione corretta di sovrapposizione. Quindi do applica, i due soldi sono all'interno dello stesso file di parte 1, eccoli qua, 1 e 2, e quello che adesso rimane da fare è proprio l'operazione booleana di sottrazione per verificare se tutte e due le sottrazioni danno 0 o laddove non danno 0 dov'è il problema, la differenza tra i due. Differenza che c'è, quindi anticipo che una delle due non darà 0. Qui chiudo questo comando e per la sottrazione uso il comando combina. Seleziona il solido, facciamo il primo meno il secondo e diamo l'ok, vuota. Perfetto, vuol dire che il primo ha meno materiale del secondo. Adesso rifacciamo undo, in maniera da riaverli tutti e due, facciamo ancora combina, questa volta facciamo il secondo meno il primo, secondo meno primo, do l'ok, e qui succede quello che deve succedere. Andiamo a misurare i due diametri di questa cilindro cavo. Allora, l'interno è 2, l'esterno è 2,5. Cosa vi viene in mente guardando le proiezioni ortogonali? Che uno il foro l'ho fatto 2,5 e che l'altro l'ho fatto da 2. O meglio, che nel filmato, nel blocco motore 003 filmato, questo foro qui, che poi è questo, è stato fatto di un diametro leggermente differente. Allora, chiudo qui, prendo il filmato, vado a verificare la mia ipotesi, come andando a guardare quello schizzo lì che è quello del foro, apri, modifica schizzo, F7, eccolo qua, 2. Allora, modifichiamo in 2.5, diamo l'ok, chiudiamo lo schizzo e quindi l'oggetto e adesso rifacciamo le operazioni di confronto volume-superficie. Allora, questo è del filmato, è cambiato, lo devo buttare via. Quindi rifaccio le proprietà del blocco motore filmato. Fisiche, aggiorna, che adesso sono queste, rifaccio la fotografia.
Queste erano quelle che mi ero salvato prima in fotografia, ma il filmato, il blocco motore filmato è cambiato, quindi rifaccio questa foto. E metto a cavallo delle, o in questa metto a cavallo delle due finestre. Devo litigare con Windows. Chiudi, di qua rifaccio le proprietà nel blocco motore originario, quello che ha dato luogo a questa proiezione. Fisiche, acciaio giusto, eccole qua, confrontiamole. Allora, quanto non posso sopportare Windows quando fa così. Massa la stessa, ma era la stessa anche prima perché la differenza è veramente di poca cosa. Area 10078, 10078. Volume 26230, 26230. Questi sono i dati di proprietà di blocco motore proiezioni ortogonali, chiamiamolo così. Queste sono le proprietà del blocco motore che ha fatto per il filmato. Adesso sì che i due pezzi sono uguali. Non solo, usando deriva, sposta e combina, ho trovato dove era la differenza. Bene, anche con questo filmato la chiudiamo qui, il filmato si chiude qui. Se volete farvi un esempio, non c'è bisogno che prendiate questi due pezzi, ve li potete creare voi con una differenza e poi andare a verificare che effettivamente vi viene fuori la differenza. Vi lascio al prossimo filmato e vi auguro buon lavoro. Ah, e mi raccomando, iscrivetevi al canale.